Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo ad analizzare insieme un nuovo exchange che è stato lanciato praticamente a gennaio. Essendo un nuovo exchange vi invito, se volete utilizzarlo, ad utilizzarlo con parsimonia, a non depositare tutto il vostro portafoglio, tutti i vostri interi capitali all'interno di questo exchange, ma utilizzarlo con un piccolo portafoglio a fare tutte le prove e le ricerche del caso. È stato lanciato in realtà da 7 ex core business tech di Binance, quindi alle spalle sicuramente c'è un team notevole. Però avere un team così qualificato non vuol dire che sarà un Binance killer, usando questo termine che piace a molti, ma non vuol dire anche che si possa rivelare una fuffa. Comunque è un nuovo exchange, stanno facendo delle promozioni per attirare ovviamente liquidità, promozioni anche interessanti. Solo il tempo ci potrà indicare se questo exchange può aprirsi una strada e proseguirla in autonomia all'interno di questo ormai vasto settore delle criptovalute. Prima di cominciare, per supportare il mio lavoro vi invito ad iscrivervi al canale e se avete ancora voglia e tempo di unirvi anche alla nostra community Telegram. Ma adesso andiamo a vedere questo exchange di nuova data dopo la sigla. Siamo sulla pagina ufficiale di MyEx, raggiungibile all'indirizzo myex.com. Per registrarsi è semplicissimo, basta cliccare su registrati e attualmente nel momento in cui sto registrando il video, ma le cose possono cambiare, anzi sicuramente cambieranno perché come vedete è tradotto anche in lingua italiana, non chiede la verifica dei documenti. Quindi attualmente è senza KYC, ma visto che operano in lingua italiana e visto le politiche AML lo aggiungeranno ben presto. Come potete vedere l'impaginazione ricorda vagamente un po' quella di Binance quando era agli albori, per chi come me è un vecchietto in questo settore. Quindi semplice, pulita, poche sezioni attualmente, ma di facile utilizzo. È disponibile anche un'applicazione per iOS e per Google Play Store. Come potete vedere in alto c'è sottolineato spot 0 fee. Molto probabilmente anche questa opzione di poter tradare spot a 0 fee assieme a un bonus referral per le commissioni del 35% non durerà tantissimo. Lo stanno facendo per attirare utenti, per attirare liquidità e far girare sempre di più l'exchange. Attualmente, come potete vedere, ci sono 108 coppie di scambio totali con circa 7 fornitori di liquidità integrati per garantire il funzionamento della piattaforma, per garantire il funzionamento dell'exchange. E qua trovate il volume scambiato nelle ultime 24 ore. Ci tengo a sottolineare che rispetto a Binance, che vi dà una piccola percentuale sulle commissioni degli utenti che avete fatto iscrivere all'exchange tramite il vostro referral link, MyEx riconosce uno sconto fino al 35%, quindi facendo pubblicità alla piattaforma, facendo iscrivere gli utenti, riceverete delle scontistiche. Per lo stesso motivo menzionato prima, quindi per attirare utenti e far girare la liquidità, l'exchange mette anche a disposizione diversi bonus. Mi raccomando, leggete i termini e le condizioni se volete partecipare alla ricezione di questi bonus. Personalmente i bonus che rilascio l'exchange non è che mi interessano molto perché alla fine sono sempre vincolati a qualche sezione particolare dell'exchange, non possono essere trasferiti, non possono essere prelevati e in più per poterli ricevere sono vincolato a dover depositare delle somme che dicono gli exchange, quindi personalmente a me i bonus non mi attirano, poi ovviamente voi fate i vostri ragionamenti. Ritornando un attimo sul volume di scambio, magari può sembrare tanto, ma rispetto ai volumi di scambio tradati dai big exchange potete ben capire che questo volume attualmente è ancora molto basso. Quindi è per quello che io vi invito a utilizzarlo con parsimonia e con moderazione. Attualmente, come potete vedere, alla voce mercati spot, lo spot market con USDT, vedete free perché non ci sono commissioni di scambio. Attualmente mi pare che, esattamente, cliccando su BTC non sono ancora state inserite coppie di criptovalute con BTC, ma al momento si può solo scambiare e tradare con USDT. Cliccando ad esempio USDT Bitcoin si apre questa schermata, classica schermata di exchange. L'unica cosa che potete vedere qua sotto è che il massimo che si può tradare gratuitamente
per quanto riguarda il volume di scambio sono $50.000, ma non credo che questo sia un problema per noi piccoli operatori del settore. Anche perché penso che chi abbia somme del genere vada a tradare al di fuori di questi exchange. Per quanto riguarda il grafico, come sempre sono i grafici di TradingView, quindi potete inserire alcuni indicatori per andare a effettuare i vostri trade. Sottostante vedete semplice: acquista Bitcoin, vendi Bitcoin, ordini, limiti, mercato conditional. Di questi ordini ne abbiamo già parlato per quanto riguarda i tutorial di Binance e di altri exchange. Soprattutto quelli di Binance, vi invito ad andarli a vedere se avete bisogno di delucidazioni in merito. Per quanto riguarda il lato destro della schermata, potete cercare una criptovaluta tramite il ticker oppure tramite la macro categoria DeFi, Metaverse, Gaming, NFT. Lo spread per quanto riguarda l'exchange è veramente ridotto al minimo, e anche questo spread ridotto al minimo potrebbe essere sempre per il discorso di attirare liquidità. Un'altra caratteristica di questo exchange è la possibilità di utilizzare i derivati, come potete vedere, con una leva fino a 125 per e con una commissione dello 0,01%. Si trova nella sezione derivati. Non vi voglio far vedere nel dettaglio questa sezione perché, a parte che ne ho già parlati in diversi exchange, in diversi tutorial, se cercate sul mio canale dei video dedicati ai future lo trovate. Non ve li voglio far vedere più di tanto perché veramente gli utenti inesperti si possono veramente fare male. Vi ricordo che l'uso dei derivati in cross, praticamente tutto il saldo disponibile nel nostro conto verrà utilizzato come collaterale, quindi tutto il saldo che abbiamo disponibile all'interno del nostro wallet può essere perso. Mentre il trading con margine isolato, il wallet a disposizione è quella porzione dedicata alla valuta che stiamo utilizzando, quindi si può rischiare al massimo la perdita totale della criptovaluta che stiamo utilizzando come collaterale e che stiamo utilizzando per il trade. Quindi il rischio di liquidazione è elevato. Secondo me non vale la pena utilizzarlo a meno che veramente uno non è esperto e sa davvero quello che sta facendo. Per quanto riguarda l'acquisto delle criptovalute, supporta l'acquisto tramite valuta fiat ma con il processore esterno Mercurio, quindi non è un processore diretto all'exchange. Per effettuare l'acquisto tramite questo processore si aprirà una schermata esterna dove bisognerà registrarsi a Mercurio e effettuare l'acquisto. È più semplice, magari a seconda dei periodi e delle commissioni, acquistare ad esempio Tether su un altro exchange come può essere Binance, trasferirlo a MAIEX con la rete BEP20 che si pagano veramente le fee praticamente inesistenti, credo un USDT, e poter poi operare all'interno di questo exchange tramite USDT. Il prelievo in euro non è contemplato, quindi per prelevare una vostra criptovaluta o per convertirla in euro non si potrà fare all'interno di questo exchange, ma bisognerà prelevarla verso un altro exchange come può essere Binance o un qualsiasi altro exchange dove avete un account disponibile al prelievo e alla conversione in euro. Abbiamo dei minimi di deposito, dei minimi di prelievo, delle commissioni di prelievo, ad esempio andando su USDT ERC20, vedete il minimo di deposito è praticamente inesistente. C'è un minimo di prelievo di 10 USDT e una commissione di prelievo di 10 USDT. Diversamente, se si va tramite BSC o TRC20, vedete che la commissione, come ben sapete, scende notevolmente. Abbiamo poi anche le commissioni di negoziazione per quanto riguarda i future. Le commissioni, come vedete, di finanziamento vengono addebitate ed emesse ogni 8 ore. E potete visionare questo file con le commissioni cliccando su commissioni e condizioni in fondo alla home page dell'exchange. Alla voce supporto potete cliccare sul centro assistenza, la documentazione per le API, andare a vedere chi c'è dietro all'exchange oppure chattare con gli amministratori in tempo reale. L'assistenza è attiva 24 ore su 24 ore, qui mostra i vantaggi di MAIEX rispetto a tanti altri exchange. Per quanto riguarda un fondo contro hacking o perdita di denaro, hanno, secondo loro, bloccato 200 bitcoin come fondo a garanzia. Ovviamente le garanzie di sicurezza che vi possono dare Binance, Coinbase, FTX o qualsiasi altro exchange con una vita alle spalle e un passato più lungo, secondo me hanno ancora un vantaggio, un netto vantaggio. Però MAIEX ha tutti i presupposti, almeno in partenza,
per poter aprirsi quella famosa strada e poterla percorrere a fianco ai grandi exchange. Mettetela tra i preferiti, vediamo come si comporterà in futuro questo exchange e se potremo trovarla magari il prossimo anno già tra i big. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consiglio d'appuntamento e come sempre spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile ed interessante. Vi invito prima di utilizzare i vostri capitali come se fosse un qualsiasi progetto di criptovalute, la stessa cosa vale anche per gli exchange, fate le vostre ricerche, preservate il più possibile il vostro capitale, non mettetelo a rischio e dopo aver analizzato tutte le fonti, i miei video di altri e tutte le informazioni che potete trovare sul web, unite alle vostre considerazioni, se fa il caso vostro utilizzarlo o meno. Vi ringrazio anche quest'oggi per il tempo che mi avete dedicato e ringrazio di cuore tutti coloro che stanno guardando questo video e decideranno di unirsi alla mia community cliccando sul tasto iscriviti del canale. Ciao a tutti, buona giornata!